tratteremo inizialmente, faremo un'introduzione per spiegare che cosa sono i polimeri amorfi, quelli semicristallini. Sono delle macromolecole. Cosa significa? Significa che sono delle lunghe catene nelle quali delle unità si ripetono una dopo l'altra in maniera costante. Un paragone, diciamo, che viene effettuato anche in termine accademico è paragonare i polimeri a degli spaghetti, sostanzialmente degli spaghetti cotti anche in acqua. Questo perché a livello microscopico la struttura è molto simile, ricorda appunto quello di spaghetti aggrovigliati, raggomitolati tra di loro in ordine casuale. I polimeri derivano in realtà da sostanze molto più semplici che si chiamano monomeri. Ad esempio quello che vedete raffigurato è la molecola dell'etilene, che grazie ad una reazione chiamata polimerizzazione poi si trasforma in un polimero. Una nota prima di partire: parleremo oggi di polimeri termoplastici, perché sono i polimeri che vengono utilizzati nel campo dello stampaggio in iniezione e anche nel campo della stampa 3D, che si differenziano dai polimeri termoindurenti perché oltre una certa temperatura sostanzialmente risultano essere idonei al processo proprio tramite iniezione e stampa 3D. Per prima cosa vogliamo appunto fare una distinzione tra i polimeri amorfi e i polimeri semicristallini. I polimeri amorfi sono dei polimeri le cui catene molecolari si dispongono in maniera disordinata nello spazio, non c'è un vero e proprio ordine. E questo diciamo che genera delle caratteristiche meccaniche, chimiche, fisiche che poi vedremo e che sono inferiori rispetto ai polimeri semicristallini. I polimeri semicristallini sono invece dei polimeri all'interno dei quali, lo dice il nome stesso, sono semicristallini, ci sono delle parti in cui invece si è creato un vero e proprio ordine tra queste catene e grazie appunto a questo ordine si creano dei cristalli. In questi cristalli i legami chimici sono molto più forti rispetto ai polimeri amorfi e quindi le caratteristiche meccaniche, chimiche, eccetera, sono molto, molto superiori rispetto ai primi, che invece hanno dei legami un po' più deboli tra di loro. Giusto per fare qualche esempio, tra polimeri amorfi e polimeri semicristallini, tra quelli utilizzati comunemente nella stampa 3D, troviamo tra gli amorfi per esempio il policarbonato, l'ASA, l'ABS, il PETG, eccetera, eccetera. Mentre tra i polimeri semicristallini invece troviamo la famiglia delle poliolefine, come il polietilene e il polipropilene utilizzato per esempio nel packaging, oppure dei polimeri un po' più tecnici, come l'ampia famiglia delle poliammidi, e poi anche altri polimeri che hanno delle resistenze termiche via via superiori e quindi per esempio nella stampa 3D necessitano di temperature di processo veramente, veramente elevate. La PLA invece, che diciamo viene comunemente usata nella stampa 3D, è un polimero un po' particolare perché a seconda diciamo della struttura che ha e anche della formula che un compound basato su PLA possiede, può essere sia amorfo che semicristallino. Ed è proprio un caso emblematico perché ci permette di capire quali sono le caratteristiche principali di un polimero amorfo e di uno semicristallino, come vedremo poi più avanti nella presentazione. Appunto, le caratteristiche principali che distinguono queste due famiglie di materiali sono tantissime. Se pensiamo per esempio alla PLA, ad esempio, che come dicevo prima può essere sia di una natura che dell'altra, se pensiamo appunto alla PLA amorfa, quindi ai materiali amorfi, le catene, come ho detto prima, le catene polimeriche si dispongono in maniera casuale nello spazio e spesso non lo occupano benissimo, ci sono molti vuoti tra di loro e quindi ciò porta diciamo una densità che è leggermente più bassa che nel caso invece della PLA semicristallina, in cui le catene si ordinano in maniera molto regolare e appunto riescono ad avere un impaccamento maggiore. Questo consente alla PLA di avere per esempio una densità più alta. Generalmente, sostanzialmente, si dà queste indicazioni. I polimeri amorfi hanno una densità inferiore, ma le caratteristiche principali che differenziano le due classi di polimeri sono le seguenti. Quello che balza subito all'occhio è il fatto che i polimeri amorfi come il policarbonato, che per esempio utilizziamo per le visiere o per estrudere laser, eccetera, eccetera, è un polimero trasparente,
mentre altri polimeri come poliammidi, polipropileni, eccetera, che sono invece semicristallini, risultano essere opachi. Una piccola parentesi relativa alla stampa 3D. Questo è verissimo per ciò che riguarda lo stampaggio a iniezione. Nella stampa 3D sapete quanto è difficoltoso ottenere un pezzo trasparente, anche se il polimero è amorfo, ma quello è dovuto al fatto che abbiamo i layer. I layer purtroppo inficiano l'indice di rifrazione, agiscono sull'indice di rifrazione e fanno sì che anche il polimero amorfo trasparente, a causa dei layer, diventi opaco. Troviamo anche la resistenza chimica, anche in questo caso dei polimeri amorfi come il policarbonato, l'ABS, eccetera, non resistono al contatto con la maggior parte di detergenti, solventi, alcol, eccetera. È per questo motivo che si preferisce, anche nel packaging, per esempio, di solventi, eccetera, utilizzare dei materiali più resistenti come quelli semicristallini. Ci sono anche delle differenze nelle proprietà meccaniche, come la fatica, che è una sollecitazione meccanica che si ripete in maniera periodica sul materiale, oppure all'usura, eccetera, eccetera. Ci sono delle differenze. Non è sempre vero, ma in linea di massima il materiale semicristallino si comporta meglio rispetto al materiale amorfo.